Ciao a tutti amici del progetto Lambda 2 e ben ritrovati qui alla seconda puntata del progetto Voglio anch'io il laboratorio figo, ma non so come fare. Allora, nel video precedente abbiamo visto l'impianto elettrico e abbiamo fatto insieme l'ultimo pezzo e oggi vedremo come sono riuscito in qualche modo a pannellare il mio laboratorio e tutte le piccole problematiche che ho incontrato nel fare insomma la pannellatura, che non è così semplice e scontata come sembra. Quindi bando alle ciance, sigla! Bene ragazzi, vediamo subito che tipo di attrezzatura è necessaria per poter pannellare il nostro laboratorio. Un seghetto alternativo per sagomare i pannelli, una livella per poterli mettere dritti, dei fisher e un martello per picchiarli dentro, un metro chiaramente, delle viti per il legno, il nostro trapanone a percussione per il muro, l'avvitatore, dei pezzi di legno e i nostri pannelli chiaramente. Allora, per attaccare il nostro pannello al muro abbiamo bisogno di un supporto. Ho deciso di lasciare le scatolette ispezionabili in modo che se devo cambiare qualcosa, aggiungere, posso farlo senza dover levare il pannello. E ho trovato questi legni che sono 4 di spessore per 3 di profondità, che è giusto qualche millimetro in più del nostro passacavi, quindi noi lo metteremo qui. Questa qua bisogna preforare, perché se io vado a mettere dentro la vite che va direttamente nel muro, questo qua si può spaccare, quindi si può preforare con una punta da legno a mano se uno è bravo. A me vengono tutti storti, quindi lo faccio con il trapano a colonna. Ok, ho i 3 buchi. Adesso andrò a fare il famosissimo invito sul muro. Una volta che ho fatto gli inviti con il mio trapano, vado a forare con il trapanone da muro a percussione e poi ci metto dentro i fisher. Faccio e a tra poco. Ok, prendo delle viti, le infilo nel buco e vado a cercare i miei 3 fisher. Schiaccio bene, le viti escono e vado là. Faccio la stessa cosa con anche gli altri 2 pezzi. Messi i 3 supporti con le 3 viti, adesso ho un problema, ho riscontrato un altro problema. Quando io vado a mettere il pannello non so più dove sono questi posizionati perfettamente, quindi rischio di bucare il mio pannello e di non beccare il supporto. Quindi cosa faccio? Prendo un legno pressoché dritto, lo appoggio qua e vado a segnare sul muro il mio supporto, in modo che quando andrò a posizionare il pannello so esattamente dove finisce. Adesso devo fare praticamente l'intaglio su questa parte qua, che si andrà poi ad appiccicare al muro, di questa cassettina. Dovrò prendere il mezzo della cassettina, che è 6,5, e io lo calcolo un po' più grosso, 7, e lei è alta 9, 8,5, facciamo 9, un pochino di più. Vado a calcolare il mio 7, che è qua, e il 9. Anche qua abbondo sempre un pochino, e preferisco che sia un pelino più largo, in modo che poi dopo sono più comodo per montarlo.
Adesso vado a misurare la distanza tra questa cassettina qui e quell'altra e poi riporterò la stessa misura sul mio pannello. Adesso vado a vedere quanto mi occupa questa, in modo che faccio anche qua una sezione e vado su dritto, non sto a rifilarlo. Con il nostro bel seghetto alternativo gli do una bella morsettata al mio banco e cerco di tagliare il più dritto possibile. Vediamo come viene. Beh, sembra anche dritto, è incredibile. Adesso che il pannello è in bolla, come si dice, devo andare a mettere le viti e avevo segnato praticamente dove ho i miei supporti, ma devo essere sicuro che vada esattamente lì. Quindi cosa faccio? Prendo un righello, un pezzo di legno dritto, lo appoggio, con la mia matita segno in mezzo al segno del supporto, livella, lo metto in bolla perché i supporti sotto erano in bolla e vado a segnare. Olè. Quindi so che adesso se io metto la vite sulla mia linea andrò per forza di cose, si spera, nel supporto e il pannello magicamente sta lassù. Adesso vado a mettere la vite, la metto alla stessa, più o meno alla stessa altezza degli altri pannelli, così so di andare a trovare il supporto dietro. Vado. Una volta che la vite è inserita, schiaccio bene. Messa la vite, lo provo. Tiene. Ottimo, direi. Completo con altre 3 viti per linea e il pannello è su. Ok, il pannellone è su, bello fisso, l'abbiamo provato, sono riuscito a beccare tutte le viti sui supporti. Il video parte 2 finisce qua. Adesso poi farò un altro video su come faremo le French clit, famosissime French clit, che secondo me non sono così semplici come ci fanno vedere online. Però niente, state connessi anche per il terzo video, grazie mille di essere arrivati fino in fondo e via ragazzi, alla prossima, ciao!